Buongiorno amici e buon anno, buon 2023. Oggi affronteremo il sesto capitolo della nostra avventura riguardante il manuale di uso e manutenzione. Nello specifico oggi parleremo dei vari liquidi che abbiamo all'interno della nostra Honda Goldwing, quindi liquido dei freni, liquido dell'olio motore, liquido del refrigerante, come controllarli e vi faccio vedere anche come regolare le maniglie sia della frizione che del freno. Bene, se la cosa vi possa interessare, come al solito, vi invito a vederci dopo la sigla. Ciao ragazzi! Ben ritrovati, allora come vi avevo detto nell'antesigla, oggi andremo a vedere dove sono ubicati i vari controller dei vari liquidi. Quindi andremo a vedere subito il liquido dei freni, andiamo assieme a vederli. Allora, entrambi i freni, sia quello anteriore che quello posteriore, sono del tipo a disco idraulico. Col consumarsi delle pasticche, io leggo testualmente il manuale così non ci possiamo sbagliare, dicevo, col consumarsi le pasticche, il livello del liquido dei freni cala. Non sono necessarie regolazioni, ma si devono controllare periodicamente il livello del liquido e l'usura delle pasticche. Il circuito dei freni deve essere controllato frequentemente per accertarsi che non ci siano perdite di liquido. Se la corsa a vuoto della leva di controllo del pedale diventano eccessivi senza che le pasticche siano state usurate, oltre il limite di usura indicato, la causa è probabilmente dovuta alla presenza d'aria nel circuito, che deve perciò essere spurgato. Mi raccomando, per spurgare i freni non fatelo da solo perché avendo la moto, l'ABS, è molto difficile farlo. Quindi mamma Honda consiglia sempre ad andare da uno specialista, da un meccanico Honda ovviamente. Per controllare il livello dell'olio del freno anteriore, noi abbiamo qui, vi faccio vedere, eccolo qua, vedete, magari se giro dall'altra parte forse lo vedete meglio, allora così c'è di fronte. Allora, questo qua è il livello dell'olio del freno anteriore, ok? Allora, non so se si riesce a vedere, comunque l'olio deve essere sopra il livello scritto lower, che significa basso. Quindi se il livello è basso, quindi sotto il livello lower, sono due i punti: o le pasticche si sono usurate, quindi andrebbero cambiate, e quindi bisogna andare a controllare le pasticche, oppure c'è una perdita di olio e quindi bisogna andare da un meccanico Honda qualificato per andare a cercare dov'è la perdita. Poi un'altra cosa, cambio di nuova posizione, noi volendo, in base alla grandezza della nostra mano, possiamo regolare la nostra maniglia. Ok, allora per regolarla, qui c'è una ghiera che va dall'1 al 5. Allora, regolandola sull'1, la ghiera si allontana sempre di più dalla mano. Allora, faccio vedere, ok, qui si allontana. Nel momento in cui, allora, noi la portiamo sul 5, allora, per poter girare meglio la ghiera conviene sempre portare la maniglia in avanti e poi girare la ghiera. Ecco qua. Nel momento noi la portiamo sul 5, vedete, 5, questo è il segno, allora la ghiera si avvicina di più alla mano, quindi si avvicina di più o meglio alla manopola. Quindi questo qua è un discorso abbastanza soggettivo. Io ce l'ho sul 2, in base alle mie esigenze, ok. Poi, andando sempre avanti, controllando il nostro, eccolo qua, il nostro manuale di uso e manutenzione, andiamo a vedere da dove si controlla il liquido del freno posteriore. Allora, la bocchetta del liquido
del freno posteriore si trova a destra, esattamente si trova qua dentro. Per poter accedere bisogna aprire qua sotto, ok? Allora, io per un discorso di comodità, allora, si tira quel dito, si tira. Poi per un discorso di comodità, io uso un coltellino svizzero che ho sempre nella moto e faccio vedere, allora, uso l'uncino, mi aggancio, in modo tale da ok, è aperta, togliamo, ecco qua. Vedete, questo qua è la bocchetta del liquido del freno posteriore e sopra il livello lower, quindi a metà tra il massimo e il minimo, e diciamo che va benissimo così. E anche su questo lato qua abbiamo anche il tappo per il controllo dell'olio del motore che noi andremo a vedere dopo. Dimenticavo di dirvi che l'olio consigliato dalla Honda è un olio per freni Honda DOT 4, così come per il freno anteriore anche il liquido della frizione si controlla da qua, quindi sul lato sinistro. Si riesce a vedere poco, ma in presenza si vede, ma per quanto riguarda il video mi accorgo adesso che si vede poco. Comunque lo controlliamo da lì e anche in questo caso il liquido della frizione deve essere controllato periodicamente. Se per caso la frizione scivola o il motore batte in testa, c'è sicuramente un problema alla frizione, molto probabilmente causato dalla presenza dell'aria nella frizione, allora in questo caso va controllata. Come per la leva del freno, anche la leva della frizione, lo stesso discorso. Allora, quindi portiamo la leva in avanti e regoliamo la manopola, questa ghira qua, vedete, ok? Vedete il segno 2, e la regolate in base alle vostre esigenze. Vi ricordo che 1 la leva si allontana, 5 la leva si avvicina sempre di più. Io la riporto sul 2 perché è la mia, diciamo, conformazione. Il liquido refrigerante, per controllarlo dobbiamo aprire la copertura che si trova sul lato sinistro e così come abbiamo fatto con il lato destro faremo anche con il lato sinistro. Allora andiamo ad aprire, ok, si sfila da qua, perfetto, abbiamo aperto, andiamo a posare la copertura onde evitare che si rovini, eccolo qua, vedete qua abbiamo il nostro alternatore e questo qua è il livello dove noi andremo a controllare il liquido refrigerante. Si apre, qui abbiamo una stina, ok, non so se si riesce a vedere, eccola qua, praticamente è a metà ed va benissimo. Andiamo a riposizionare, ok, ecco una mano faccio più, bene, andiamo a riposizionare e andiamo a chiudere il nostro coperchio. Allora, per richiudere la copertura è molto semplice, basta, abbiamo 3 attacchi che sono questo qua giù in fondo e poi questo qua che è quello che ci guida inizialmente. Allora, questo qua va ovviamente su questa fessurina qua, vi faccio vedere, eccola qua, quindi è la prima che deve essere inserita. In questa maniera, faccio vedere, allora, inserita, pareva che facendo il video, ecco qua inserita, e poi inseriamo qua e inseriamo qua, il resto è fatto. L'orologio motore abbiamo visto che si trova sul lato destro, abbiamo già tolto
la copertura laterale destra per vedere il livello dell'olio e noi dell'olio dei freni, e adesso andiamo a vedere l'olio del motore. Semplicemente noi lo svitiamo. Vi ricordo che la moto deve essere sempre messa sul cavalletto centrale. Allora lo andiamo a pulire e come al solito lo andiamo ad inserire. Allora andiamo a vedere la stina. Sì, l'olio è un poco più al di sopra del minimo, vedete, ok? Quindi l'olio siamo tranquilli, ci siamo, anche se deve essere cambiato. Per mettere la copertura, adesso vi faccio vedere, come abbiamo visto poco fa, prendiamo la copertura come al solito. Allora andiamo a inserire il nostro tappino, ok, perfetto, tutto chiuso. Invece per controllare l'olio del cardano bisogna andare un po' più sotto. Allora vi faccio vedere, c'è un bullone da andare a svitare che è questo qua. Vi faccio vedere, siamo sul lato destro, questo qua è il bullone che noi dobbiamo andare a svitare per vedere il livello dell'olio del cardano. Allora il livello dell'olio del cardano deve essere, diciamo, a livello a raso con il filetto del tappo. Normalmente non si cambia mai, a meno che ci siano dei ribocchi da fare. Si controlla per vedere se ci sono della segatura di ferro, e in quel caso comincia a essere un po' problematico e bisogna andare da uno specialista perché ci sono dei problemi nel cardano. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo cortesemente di mettere un like, che è il pollicione che voi vedete qua sotto, like. Se non l'avete fatto ancora, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti, scritta in rosso, che voi vedete qua sotto. E come al solito ragazzi, io vi rinnovo gli auguri di buon 2023 con l'augurio che quest'anno possa essere ricco di chilometri fatti non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Andate a visitare i vostri luoghi preferiti, fate chilometri, anche perché le moto nascono non per stare in garage ma per fare chilometri, ovviamente. Ma nel fare chilometri, come disse il buon Nico Cereghini, io vi suggerisco di avere sempre il casco ben allacciato e in testa, ovviamente, luci accese anche di giorno, e mi raccomando ragazzi, tanta prudenza. Ciao ragazzi, buon 2023 e ci vediamo al prossimo video.